qua nel podcast ci chiediamo sempre, e anche i nostri ascoltatori vorrei si chiedessero che cosa possiamo fare per migliorare la situazione. Quindi magari in un minuto o 2 minuti, Stefano, cosa possiamo fare e cosa possono fare chi ci ascolta per migliorare la situazione? Allora, secondo me, per migliorare la situazione occorre dedicare tempo, appunto, sempre ecco, ritorno un po' su questo, che è quello che secondo me manca in questa società. Dedicare tempo, dedicare attenzione e lavorare tanto, ma tantissimo forse, sui giovani. Quello che ho capito è che le cose, insomma, le battaglie, le rivoluzioni, insomma, chiamiamole come vogliamo, anche se sono poi no, cose un po' diverse, ma in generale il cambiamento lo si fa partendo dai giovani, dai più puri, diciamo, dai meno contaminati, ecco. E quindi secondo me quello che dobbiamo fare è di noi, diciamo, ecco, inteso come le persone che vogliono essere mentori, s- provare a fare di tutto per trasmettere la loro passione. Chi vuole invece, ecco, essere discepolo, eh, scegliersi un mentore, un maestro, per rimanere in tema di Leonardo, eh, scegliere un maestro che ci può aiutare ad essere perlomeno come quel maestro, se lo reputiamo una persona, ecco appunto, che possa essere questo. Grazie Stefano. Giulio, anche tu un'ultima battuta? Ah, sei muto. Yes, pardon. Essere curiosi delle cose, quindi la curiosità è molto importante. Se diamo tutto per già, insomma, già sulla carta, già pronto, già fatto da qualcun altro e noi diciamo, ah, quel qualcun altro ha detto che, quindi è già un punto in meno. Poi si può fare se le fonti sono autorevoli, però l'ideale sarebbe essere curiosi, curiosi positivi, no curiosi che appena si è scoperto che 1 più 1 fa 2, dire io genio della matematica dico che 2 più 2 fa 7. Insomma, l'umiltà è molto importante, secondo me, essere umili, non essere quello che deve insegnare agli altri come funziona il mondo, essere umili, molto molto importante. E diversificare le proprie fonti, quindi cercare non tanto chi ha tanto seguito nei social magari, ma chi è stato riconosciuto dalle varie comunità che ci sono. C'è una comunità scientifica, c'è a livello mondiale, ci sono dei centri di riferimento per quanto riguarda la salute, come l'OMS, ci sono delle fonti ufficiali, a quelle bisogna riagganciarsi. Quindi, riassumendo, essere curiosi, umili, saper dire ho sbagliato, non era così, avere torto non è reato, noi siamo la somma dei nostri errori, quindi insomma se diciamo che non ne facciamo, la nostra somma equivale a zero e non è un granché come a livello personale, e questo di ovviamente sapersi gestire le fonti. Questo secondo me sono i punti salienti da tenere presente. Grazie mille Giulio. Max? Allora, io direi quello che possiamo fare noi, riguarda anche quello che hanno già detto comunque Giulio e Stefano, è appunto la passione che abbiamo per quello che facciamo deve essere usata contro, che suona male, però contro queste persone che vogliono a percepirla, a prenderla. Perché loro lo hanno già provato, Giulio con me, Stefano con altri studenti. Il fatto di trasmettere la passione a qualcun altro già di per sé è una cosa incredibile. Cioè il fatto che un domani questa persona continuerà nella scienza o continuerà a fare cose relative a quello che o anche non relative, ma comunque sempre in un ambito simile, perché tu hai trasmesso la tua passione, secondo me è potentissimo ed è
l'inizio di un enorme effetto a cascata. E quello che possono fare i cittadini o le altre persone, o come possiamo fare, e richiama anche il fatto che ho apprezzato molto del tempo, è investire su se stessi, che è probabilmente l'unica cosa che possiamo fare per rubare il tempo, che è quello di investire su l'unica cosa che effettivamente ci arricchisce, no? E che alla fine è l'unica cosa che conta. Quindi secondo me questo, invece appunto leggersi un libro, che è una cosa che ho cominciato a fare sempre di più e mi rendo conto di quanto effettivamente era una cosa che mancava, no? E sì, quindi è probabilmente l'unica cosa che possiamo fare per almeno rallentare questo tempo che non abbiamo, cercare di recuperarlo, è investire o tramutare del tempo che usiamo per altre cose, che sicuramente tutti abbiamo quei momenti che diciamo non abbiamo tempo, ma in realtà il tempo c'è, è solo che non lo stai utilizzando per fare cose che non sono così utili al momento. Quindi convertire un po' di tempo i compiti per casa sono convertire un po' del tuo tempo per la tua settimana in qualcosa per investire su te stesso, informarti su qualcosa, che non deve essere scienza, può essere qualunque cosa. L'importante è che, insomma, ti educhi, che sia quello che sia.